Ciao ragazzi e ben ritrovati ancora una volta sul canale Slot Car Tech. Sono qui insieme alla McLaren 720S GT3 di NSR per fare il recap della seconda gara di campionato GT3 NSR Open all'interno dello Slot Club Asti Calabroni Rossi. È stata una serata piena di alti e bassi, o meglio, dovremmo dire piena di bassi e alti. Sì, perché io non avrei neanche dovuto correre con questa McLaren. Ma andiamo con ordine. Come vi avevo già anticipato alla fine della prima gara di campionato GT3 NSR, ho abbandonato la mia Porsche 997 perché comunque non la reputo più in grado di tenere il passo con le nuovissime vetture uscite dalla casa partenopea. Avevo deciso di correre con la Mercedes AMG GT3 sempre di NSR. È una vettura che ho già utilizzato lo scorso anno, l'ho già portata in gara, mi ha già regalato una vittoria, per cui ero abbastanza tranquillo. E invece, arrivato allo Slot Club, ho subito capito che Ballocci e Maggiora, che sono i due avversari con i quali io lotto un po' più frequentemente, soprattutto nel settore pista, stavano staccando dei tempi più veloci di me di circa 1,5 secondi. Questo assolutamente non andava bene perché non potevo così puntare alla vittoria. Il problema era che sulla mia Mercedes AMG avevo ancora il motore King 21 Evo, quindi quello arancione, tanto per intenderci, quello che va un po' meno, è un motore un po' più tranquillo, ti facilita un po' la guida, però il rendimento chiaramente è un po' più bassino. E allora ho deciso semplicemente di smontare il motore da questa McLaren 720S e di portarlo sulla Mercedes. Questo perché? Perché la McLaren ha in realtà il King 21 Evo 3, quindi un motore un po' più prestazionale, tanto per capirci il classico motore ciclamino di NSR. E da qui, ragazzi, sono iniziati i guai, perché il nuovo motore in pratica non permetteva alla vettura di fare un giro completo di pista. Usciva durante le curve, usciva in pieno rettilineo, usciva praticamente dappertutto, non riuscivo a fare più di 3-4 curve senza uscire dallo slot. Sono stati momenti di panico perché non avevo praticamente una vettura pronta per gareggiare. Sì, è vero, avrei potuto nuovamente rimettere il motore King 21 Evo, però non ero competitivo. Girare 1,5 secondi in più rispetto ai miei due avversari significava comunque arrivare fuori dal podio. E allora mi sono dovuto inventare qualche cosa e da lì ho iniziato praticamente a provare qualsiasi cosa. Ho messo le sospensioni, ho tolto le sospensioni, ho cambiato l'assale davanti, ho regolato l'altezza dell'assale davanti, niente, non c'era verso. Con la Mercedes non riuscivo a fare nemmeno un giro di pista. E allora, preso quasi dalla disperazione, ho rimontato la McLaren completamente originale perché l'avevo tirata fuori dalla scatola solo per portarla in pista come eventuali pezzi di ricambio, e una volta montata ho provato a farci qualche giro. Quindi una vettura da scatola che va a combattere con delle Corvette C8R assolutamente super preparate. Ebbene, questa McLaren mi ha stupito perché praticamente da scatola, spazzole comprese, quelle originali, quelle contenute nella confezione, quelle che sono di primo montaggio, si è rivelata una vettura velocissima. Colpa anche mia che non ho la dimestichezza, che probabilmente sono partito senza dare il giusto credito a questa vettura, sono partito un po' in sordina, ma poi giro dopo giro ho capito che questa vettura poteva darmi delle soddisfazioni ed è stato incredibile scendere sotto i 10 secondi nelle due corsie esterne del tracciato, quelle che in teoria sono più difficoltose, quelle che sicuramente hanno le curve più secche, perché le curve interne hanno un raggio più piccolo. Insomma, per farla breve, sono arrivato secondo a 1,5 giri da Maggiora, che si è super meritato il primo gradino del podio. Però io devo dire che sono rimasto stupito, nel senso che con questa vettura non avrei assolutamente mai pensato di poter puntare al podio, ma non tanto per la vettura in sé, ma per il fatto che comunque è una vettura da scatola, non era assolutamente preparata e poi non l'avevo ancora mai guidata. Insomma, tutto il male alle volte non viene proprio per nuocere. Ragionando quindi a bocce ferme nel post gara, capisco che questa vettura potrebbe avere un buon potenziale e quindi, perché no, una preparatina gliela vorrei dare, anche se vi svelo già, sono in arrivo due vetture non NSR, perché noi all'interno del campionato Open GT3 permettiamo anche l'utilizzo di altre vetture, sempre con base regolamentare NSR, quindi il motore dovrà sempre essere quello NSR, che però potrebbero essere delle outsider. Non lo so, insomma, staremo a vedere cammin facendo, però sicuramente vale la pena metterci le mani anche su questa McLaren 720S GT3 di NSR
e capire fin dove si può spingere, soprattutto perché il 9-9 e il 9-8 segnati sulle due corsie esterne mettono un punto di riferimento su quello che potrebbe essere la nuova strategia di campionato. Insomma ragazzi, staremo a vedere nei prossimi giorni che cosa succederà e cosa deciderò di fare, soprattutto anche quando arriveranno le nuove vetture che non vi svelo ancora quali sono e avrò fatto magari qualche prova, qualche test comparativo. Per il momento vi chiedo un like al video se anche a voi piace la McLaren 720S, se la utilizzate nel vostro personale campionato GT3. Mi raccomando, per chi non l'ha ancora fatto, iscrivetevi al canale. Noi ci diamo appuntamento sempre qui il mercoledì per il prossimo recap, sempre e solo su Slot Car Tech.